Io, se recupero pure un terzo di quello che ho, sempre ricco sono, diceva il boss Totò Riina, intercettato in carcere nel corso delle indagini sulla presunta trattativa tra Stato e Cosa Nostra. Lo fa parlando col boss della Sacra Corona Unita, lo russo. Del resto, se non si sono accumulate ricchezze non si resta a 24 anni in latitanza. Un tesoro costruito in decenni, attraverso non solo le modalità estorsive e il traffico di stupefacenti, tipici della mafia siciliana, ma poi cresciuto con la gestione di appalti, servizi ed ogni altra forma di investimento che potesse ripulire il denaro sporco. Non va dimenticato, ad esempio, che Angelo Siino, considerato pomposamente dai media il ministro dei lavori pubblici della mafia stragista, aveva il compito di suddividere per ogni appalto le percentuali, 2% ai politici, 2% alla famiglia mafiosa territorialmente competente, 0,5% ai pubblici controllori, più una tassa dello 0,8% destinata personalmente a Riina. Ma dove può essere finito quindi il tesoro misterioso di Totò Riina? Esistono due strade, forse alternative, forse complementari. La prima porta dritta in Sudafrica, la seconda nella ben più vicina Castelvetrano. (13 dicembre 1984). Comincia a cedere il polo svizzero del triangolo intercontinentale della Pizza Connection, il colossale traffico di droga made in Italy spacciata negli Stati Uniti nella catena di pizzerie gestite dai padrini di Cosa Nostra, con rientro in Europa di miliardi di dollari sporchi da ripulire nelle banche svizzere. E il codice di comportamento degli istituti di credito, alcune importanti banche, specie nel Canton Ticino, erano diventate i forzieri della mafia. Ai 3 arresti di fine novembre da parte della Procura di Lugano per un traffico di 40 milioni di dollari, quasi 80 miliardi di lire, se ne sarebbero aggiunti nei giorni scorsi almeno altri 2 e il giro d'affari in odore di mafia supererebbe il miliardo di dollari, 2000 miliardi di lire. Sono ora in carcere personaggi emergenti, esperti di trasferimenti valutari in tutti i continenti, di casa, in banche e nelle miriade di finanziarie di Chiasso, Lugano, Bellinzona e Zurigo. Frequenti viaggi negli Stati Uniti con tappe alle Bahamas per complicare ulteriormente l'operazione riciclaggio. Di nomi ufficialmente se ne fanno solo 2, Franco della Torre, un ex impiegato del credito svizzero di Chiasso, e Enrico Rossini, pure un ex impiegato, cresciuto a livello di general manager di società specializzate in movimenti bancari. Sugli altri arrestati nel cantone circolano 3 nomi, che la Procura di Lugano non conferma né smentisce. Sono l'italiano Vito Roberto Palazzolo, già ricercato nella penisola, fratello del titolare di una pizzeria di New York e vicino a boss di Cosa Nostra, e 2 ticinesi, Enrico Cavalieri e Adriano Corti. 9 settembre 1985. Tutto iniziò con il fermo in un appartamentino di una zona turistica vicino a Lugano di 2 italiani entrati clandestinamente in Svizzera, Vincenzo Randazzo e Tano Lupo, nomi che fecero subito rizzare le antenne alla DEA, l'agenzia statunitense contro gli stupefacenti. I 2 infatti erano in odore di Cosa Nostra. La Svizzera era diventata base finanziaria della mafia e proprio a Lugano inizia oggi il processo al troncone elvetico di questa maxi indagine che ha mobilitato polizie di diversi paesi, al di qua e al di là dell'Atlantico. La Pizza Connection, così chiamata per il fatto che lo spaccio di droga faceva capo ad una catena di pizzerie di italo-americani. Per 2 settimane, questa la durata prevista del processo, a Lugano si sentirà parlare di raffinati congegni finanziari, di società dai nomi assolutamente generici, di insostenibili studi professionali, diventati paravento di una delle più pericolose gang degli anni '80, che in Svizzera avrebbe riciclato qualcosa come 40 milioni di dollari, 80 miliardi di lire. Chi più chi meno
gli imputati hanno ammesso le loro responsabilità nel traffico valutario, negando però di essere informati che quel fiume di dollari sapesse di mafia e di droga. Non risponderanno all'appello dei giudici invece altri personaggi che sono riusciti a sparire di scena in tempo, prima dell'arrivo della polizia. In primo luogo il turco Musullulu Yasaravni, che dal centro di Zurigo dirigeva una società armatrice specializzata nel trasporto di stupefacenti. La merce, morfina base, partiva dalle coste turche e al largo delle isole marittime veniva prelevata da pescherecci italiani che la trasformavano nelle raffinerie della Sicilia. Diventata eroina pura, spiccava il volo per le pizzerie della costa atlantica. Collegato anche al traffico di armi con la mafia turca, Musullulu ha agito indisturbato a Zurigo dall'81 all'83. L'altra figura assente è un italiano, Oliviero Tognoli, sparito all'epoca del blitz contro Badalamenti e Soci. Un industriale siderurgico di Brescia, con imprese al sud, e legato, pare, anche per matrimonio, ad importanti famiglie d'oltreoceano. Il primo a parlare è Vito Palazzolo, in stato d'arresto con Wardell, coniugato con 2 figli, che ha raccontato la sua storia, un po' diversa da quella di tanti altri meridionali costretti ad emigrare dalla fame. Lui è giunto a Lugano nel 62, a 15 anni. A 18 sposa una tedesca. Traffica in case e in diamanti e sente precocemente il richiamo della foresta, cioè delle banche. In questi ambienti non gli riesce difficile entrare sulla lunghezza d'onda di altri personaggi intraprendenti come lui, oggi sul banco degli imputati. L'accusa, sostenuta dal procuratore pubblico Paolo Bernasconi, ha cercato di ricostruire fin nei dettagli la mappa del traffico, dietro al quale negli Stati Uniti si profila l'ombra di potenti famiglie di Cosa Nostra. Dice Palazzolo, siciliano di Terrasini: non sono un pentito, è un termine che non accetto, né ho nulla a che fare con quel Vito Palazzolo che vive in America, sospettato di essere un uomo di Cosa Nostra. È solo un caso di omonimia. Secondo l'accusa al processo in corso a Lugano, però, anche il Vito Palazzolo presente in aula non sarebbe uno stinco di santo. Anzi, con le sue molteplici relazioni, al di qua e al di là dell'Atlantico, sarebbe stato un personaggio chiave del colossale traffico di droga e di dollari che ha dato vita ad una delle più incisive inchieste antimafia mai compiute al mondo. Ed è una sensazione diffusa che, messo alle strette dagli inquirenti, sia stato proprio lui a cantare. Ma Palazzolo si difende con grande puntiglio. Dice di essere stato soltanto un intermediario per normalissimi trasferimenti di valuta dagli Stati Uniti alla Svizzera. E quando ha avuto un sentore di eroina dietro le fiumane di denaro, ha interrotto ogni rapporto con Antonio Rotolo e soci, i terminali USA del traffico di droga. Il procuratore pubblico Paolo Bernasconi lo ha interrotto più volte, leggendo i verbali dell'istruttoria, dai quali trasparirebbero, da parte del siciliano, conoscenze troppo precise sui movimenti dei boss della Pizza Connection per essere frutto solo di occasionali contatti. Ma Palazzolo ha replicato: sono vittima di un ricatto psicologico da parte della magistratura ticinese, che ha fatto scattare l'accusa solo quando ha sentito puzza di droga nel traffico di valuta. Vito Palazzolo si dichiara però fiducioso nella giustizia elvetica. Non così in quella italiana, che pure avrebbe molte cose da chiedergli. Nel mio paese, ha detto in aula, ci sono le stesse garanzie di giustizia dell'Uganda o del Congo. Come mai, gli è stato chiesto, al momento dell'arresto a Madrid del boss mafioso Tano Badalamenti, lei si trovava in Spagna? Ero lì per una vacanza, ha detto Palazzolo. Davvero una strana coincidenza. Comunque, appena la notizia del clamoroso arresto è rimbalzata sui giornali, lui è subito ritornato in Svizzera, al riparo dai fulmini dell'estradizione. 27 settembre 85. Un'assoluzione e 3 condanne ieri a Lugano. A conclusione del processo, cominciato il 9 settembre scorso al ramo elvetico della Pizza Connection. È stato assolto il ticinese Enrico Rossini. Sono stati inflitti 13 anni di detenzione a Paul Edward Wardell, cittadino svizzero. 3 anni di detenzione, meno il carcere preventivo, al cittadino italiano Vito Palazzolo. 2 anni al ticinese Franco della Torre. 30 dicembre 1986. Dal giorno di Natale non si hanno più notizie di Vito Roberto Palazzolo, l'italiano 39enne
condannato nel processo di Lugano alla Pizza Connection. Ottenuto un congedo natalizio dalla direzione del carcere della Stampa, avrebbe trascorso qualche ora con la famiglia nella sua abitazione luganese e la sera non si è più presentato al carcere, dove deve ancora scontare 11 mesi di detenzione. La stampa locale ipotizza che Palazzolo sia in fuga per evitare possibili vendette mafiose. Un mese fa era stato lungamente interrogato dai giudici del maxi processo di Palermo sul suo ruolo, che consisteva nell'investire in Svizzera ingenti somme di denaro frutto dei traffici di droga, e sulle sue relazioni con i boss di Cosa Nostra. 4 febbraio 1988. Fonti giudiziarie svizzere hanno dato ieri notizia dell'arresto, nel Sudafrica, dell'italiano Vito Palazzolo, fuggito dal carcere di Lugano dopo essere stato condannato in relazione alla richiesta sulla Pizza Connection. 17 ottobre 1988. La lunga mano della mafia nell'Africa dei diamanti, un cassiere di Cosa Nostra rinchiuso in un carcere svizzero, un deputato senza scrupoli di Johannesburg che per vincere le elezioni non ha esitato ad intascare soldi sporchi, provenienti per l'appunto da casse mafiose. Pete de Pontes, così si chiama il politico sospettato di essersi fatto corrompere. Adesso è nei guai. Lo scandalo rimbalza dalle cronache dei giornali sudafricani, che riferiscono i risultati di un'inchiesta condotta da una commissione giudiziaria, secondo cui il deputato, uno degli esponenti più in vista del Partito Nazionale, che fa capo al presidente Pieter Botha, sarebbe legato ad ambienti di Cosa Nostra ed in particolare a Vito Palazzolo, attualmente in prigione a Lugano. Palazzolo, 41 anni, siciliano di Terrasini, il paese del boss Tano Badalamenti, nell'87 avrebbe versato a De Pont $17.000, circa 22 milioni di lire, per finanziargli la campagna elettorale. In cambio chiedeva protezione e in particolare mirava ad ottenere un permesso di residenza permanente in Sudafrica. In quello stato, infatti, Don Vito, con i soldi provenienti dal traffico di stupefacenti, aveva impiantato una società per la lavorazione dei diamanti. Ma chi è il mafioso di Terrasini? In un rapporto dei carabinieri è indicato come cassiere della mafia. Il suo incarico: riciclare il denaro sporco proveniente dal traffico di stupefacenti. Il capitolo di questa losca vicenda per il boss siciliano però si chiude il 15 febbraio 88, quando viene arrestato e riportato in Svizzera, dove è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione. 1 marzo 1995. Le mani dello Stato sul tesoro di Totò Riina. È il definitivo passaggio di consegne dei beni del boss dei boss. Valore stimato 100 miliardi, un colpo al cuore dell'impero corleonese, che perde possesso e proprietà di una colossale fortuna costituita da terreni, aziende agricole, quote di società edilizie, un centinaio tra immobili urbani e rustici, altrettante automobili, una decina di fuoristrada, oltre 300 tra magazzini, negozi, garage, uffici, libretti al risparmio con centinaia di milioni. La confisca del tribunale colpisce una parte del patrimonio accumulato dal clan di Totò Riina, dopo decenni di traffici illeciti, soprattutto il business dell'eroina. 41 i prestanomi del boss, compresi sorella, cognata, nipoti e fedelissimi di Don Totò.